mamma mia, ragazzi, loro impressionanti, impressionati, loro impressionanti, impressionati, impressionanti, impressionati, impressionanti, impressionati. Il trio del Barça sembra davvero, concedetemi una battuta, ingiocabile. Ma non è neanche poi una battuta, ecco, cioè c'è veramente poco da scherzare. Anche perché numeri alla mano, Lewandowski so 40 gol stagionali, se ho fatto bene i conti. Rafinha ne ha fatti 12 in Champions League. Il Barcellona, da ogni partita che va in campo su almeno 3 gol di media a partita. Hanno una media di gol fatti superiore ai 3 a partita, superiore. Cioè, minimo 3 gol a partita ti fanno. Quindi, se vogliamo andare a vedere il pelo nell'uovo, magari dietro non sono, no? Beckenbauer, Maldini, Cannavaro e non lo so, magari no. Però ragazzi, mamma mia, mamma mia. E se c'è un'altra squadra che è più squadra, che forse non è mai stata squadra come in questa stagione, è il Paris Saint-Germain. Anche il del loro trio d'attacco, anzi 3 più 1, perché oggi per esempio parto con due, con Kvara e con no, Barcola, e con Dembélé, e Barcola parte dalla panchina. E oltre ai tre davanti, io ci aggiungerei i, i due dietro, che poi diventano due attaccanti aggiunti a seconda un po' dei movimenti e degli spazi da andare ad occupare. Parlo di Hakimi da una parte, Mendes dall'altra. E con il cervello di Vitigni in mezzo al campo, questa è una squadra, ragazzi, anche ripeto, mai come adesso è il collettivo a farla da padrona. E tanto un po' non criticato, ma cioè, l'abbiamo sempre visto come un po' forse troppo filosofo, Luis Enrique, ma mi sa che la sua filosofia dà i suoi frutti. Ne parliamo, signori miei. Come se lo facciamo? Sono già partito in quarta, ma ragazzi, quando vedi queste squadre, queste partite, è bello essere lì. È proprio bello essere lì da interista, un po' andarti a fronteggiare, sapendo che poi questi sono veramente i pesi massimi, questi sono veramente i pesi massimi, secondo me. E come dicevo prima, se volete, spolliciate verso l'alto, verso l'alto, non l'altro, verso l'alto, Neschio, per il nostro solito algoritmo che come al solito altrimenti ci affossa il contenuto. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi di contenuti, appunto, e din don la campanellina da attivare per rimanere connessi. Grazie signori miei per tutto, per i tanti commenti a cui ogni volta non vi tirate mai indietro. Grazie. Allora, partendo da Barcellona, ho parlato del trio, anche qui si dovrebbe parlare però di collettivo perché l'impronta di Flick è evidente, ma continuando e concludendo il discorso legato ai tre dell'Ave Maria, il secondo gol ne è praticamente la, è la dimostrazione tangibile di quanto benestare, di quanta qualità a disposizione e del toccare con mano cosa si può fare, nell'andare proprio, no, assaggiare. E la Yamal che con la palla subito trotterella a più non posso, cambio gioco spettacolare. Rafinha che è un cavallo matto, che comunque ha qualità e quantità, perché anche, cioè anche atletico. Rafinha mette quella palla in mezzo, e Lewandowski poi, ragazzi miei, è come al solito un bijou. Gol veramente collettivo anche in questo caso, dove andiamo a vedere proprio le qualità di questi giocatori in pratica, no? Nero su bianco, come si suol dire in questi casi. Sì, e poi si sposano bene con le loro caratteristiche, cioè Yamal
che manda al manicomio tutti perché non li puoi stare dietro, ha proprio una freschezza, ma la sua essenza, dribbling allo stato puro, ti sposta elastico nel primo tempo, giocate, cambi gioco, freschezza. Rafinha, passo, forza, passo e forza, è anche forte. E poi c'è Lewandowski che è tutto, che è un tutt'uno messo insieme. Poi c'è il giovanotto, c'è invece quello che nella fase intermedia c'è quello vecchietto, tra virgolette, e quindi si sposano anche sotto l'aspetto dell'esperienza, della naturalezza, della personalità. Veramente si completano alla perfezione, proprio per questo davvero per me oggi loro rappresentano forse, no forse, per quanto mi riguarda il meglio che c'è e per me, ma troppo facile magari dirlo adesso, eh, è davvero la favorita oggi il Barça. Poi la Champions è una competizione a sé dove l'episodio, l'espulsione magari ti può compromettere un'intera competizione dove magari anche se fai 10.000 occasioni magari non va la palla e l'avversario te la butta. È una competizione particolare, l'abbiamo detto mille volte, ma oggi ecco, io se avessi un'agenzia di scommesse, la quota più bassa la terrei per il Barcellona. Non lo so, non le ho viste ste robe, ma la quota più bassa la terrei per il Barcellona, per quanto mi riguarda, perché poi qualità in mezzo al campo con Pedri, De Jong che è l'equilibratore, entra dalla panchina Araujo e fa due salvataggi incredibili. Si dice che la difesa sia l'anello debole, ma non è neanche poi così tanto vero, perché poi questo, come l'hanno chiamato, questo fuorigioco kamikaze lo sanno fare anche bene, non è che lo fanno così tanto per, è vero che alcune volte va male, ma è anche vero che come ho detto prima il Barcellona parte sempre con 3 gol di vantaggio contro tutti e quindi ragazzi miei questo vi fa capire che questi, l'abbiamo visto con l'Atletico, l'abbiamo visto tante volte, hanno dato 4 gol al Real Madrid, l'abbiamo visto con l'Atletico, stava perdendo 2-0, ne fa 4 in neanche 20 minuti. Questa è una squadra, ragazzi, veramente, lo dico, ci scherziamo ancora su, scherziamoci, ingiocabile, ma veramente per quanto mi riguarda. Occhio anche, occhio, veramente occhio anche al Paris Saint-Germain. Anche loro ragazzi sono veramente credibili quest'anno. PSG dall'altra parte del tabellone forse è la squadra che vedo meglio. Sicuramente anche per variabili, cioè si sono costruiti una certa credibilità anche, no? L'abbiamo visto buttando fuori il Liverpool, quindi hanno secondo me già acquisito delle sicurezze e poi lo vedi, attenzione perché l'Aston Villa non è è una squadra comunque ostica, sì, sulla carta c'è mismatch, assolutamente, ma io avrei detto se non avessero segnato l'ultimo gol, occhio, e ancora adesso non è che è finita la partita, perché l'Aston Villa lì, soprattutto sul 2-1, quando vedevo che un po' facevano passare il tempo con questi passaggini orizzontali. Ho detto se non fanno il terzo gol e poi invece l'hanno fatto. E questo è un grande step. Avere i 2 gol di vantaggio nella gara di ritorno lì è differente perché poi costringi l'avversario a fare una partita totalmente diversa. Adesso la Villa se può recuperare questa partita deve fare 2 gol almeno, no? Per pareggiare. Quindi deve per forza di cose giocare in maniera diversa. Fermo restando che i 2 gol si possono fare, non è impossibile. Però di certo oggi abbiamo visto un PSG che soprattutto anche se si trova in situazione di svantaggio non è frenetico, non ha paura, non succede niente, l'abbiamo visto anche con Liverpool, non succede niente, si gioca a pallone, sono andati sotto al primo affondo praticamente dopo 20 minuti quando si stava giocando a una porta sola, l'Aston Villa stava tenendo comunque bene, grande ribaltamento di fronte, se non sbaglio Dembélé che perde palla, gol, ma poi si continua a giocare e arriva la giocata di un 19enne 2 incredibile, anche lui ha fatto un primo tempo stellare sto ragazzo, infatti io dicevo ma perché non gioca a Barcola?
Avevo visto perché, ragazzi miei, perché chiunque va anche in campo, anche di loro, è tanta roba. Che Vara poi ha pettinato il pallone nel secondo tempo, proprio pettinato, e poi ha scatenato il sinistro, un volley clamoroso. E forse ho visto un po' meno Dembélé, però anche loro, ripeto, mi piacciono con questi chiamiamoli terzini, esterni, fluidificanti, chiamatelo come vogliamo, ormai, che arrivano, Mendes da una parte, Hakimi dall'altra. Mamma mia, anche loro tanta, tanta, tanta roba. E- sì, a volte il bello del calcio è questo, no? Hanno perso negli anni gente come Neymar, Messi, Mbappé, e oggi sono molto più forti di quella squadra là. Sono molto più forti, o meglio, sono molto più squadra di quelli là. Sono molto più collettivo. Ripeto, questa è una squadra che per me può arrivare in fondo alla competizione. Fermo restando che sono già ai quarti, quindi siamo già praticamente in fondo. Però possono arrivare a giocarsi la finale. Per me possono arrivarci, possono tranquillamente arrivarci, Assolutamente, anche se la dovesse ribaltare il Real Madrid, qualcuno dice, no? Perché questo PSG lo vedo cazzuto, concedetemi questo tempo. Signori, sono andato anche abbastanza lunghissimo, fatemi sapere cosa ne pensate voi. E niente, un grande abbraccio da Nischi.